Ciao da Gabriele di Staticalmo, il canale dove tramite i vari domini della statistica aiuti la tua azienda a prendere decisioni più rigorose. Oggi ho un caso che ha a che fare con la ristorazione. La persona diceva questo: ho dei dati e voglio applicare due tipi di metodi di previsione. Tra l'altro previsione e predizione hanno due significati diversi, ma non voglio fare qui questa precisazione. Comunque i due metodi sono medie mobili e regressione semplice. Poi dava una serie di dettagli che mi interessano poco. Dopo questa analisi essenzialmente voleva paragonare entrambi i metodi con un report. Io poi mi sono appuntato paese e città, poi ti spiegherò il perché. Ha estratto la serie storica delle vendite nette per gli ultimi 12 mesi da un sito di nome Foodix per creare la media mobile. Quindi fonte dati Foodix, metodo aggregazione per 12 mesi e già qui mi dà fastidio. Hai più di 12 righe. Un modello costruito su 13 righe, alcuni miei professori lo chiamano modello giocattolo. Quindi già avere l'aggregazione ti mette letteralmente un piede nella fossa in termini di qualità dell'operato che ti può fare uno statistico. Poi lui fa il suo modello che apparentemente non pare malvagio, anzi ha un errore percentuale eccetera sotto il 9%, peccato che è inutile, perché all'interno di questi mesi può succedere qualcosa che in quei mesi tu non hai catturato perché non avevi la variabile opportuna e quindi questa cosa diventa un puro esercizio accademico. Passiamo ora alla parte di regressione lineare semplice. Qui puoi notare una cosa che io personalmente trovo abbastanza strana. Io non trovo con che formula ha fatto questo output e quindi immagino venga fuori da un plugin, ossia un programma che si può agganciare direttamente a Excel. E qui vedo anche tra l'altro delle cose strane, fammi dire, cioè questa formalità di scrivere il modello di regressione. Però passiamo alle metriche. Come coefficiente di determinazione abbiamo che il modello spiega l'1 per 1000 della varianza della colonna vendite nette. Quindi significa che il tempo, che in questo caso ha scritto come un valore che va da 1 a 12, spiega l'1 per 1000. Qui vediamo appunto una statistica test della utilità del modello e ovviamente se qua viene fuori una cosa che è praticamente zero, di conseguenza il modello sarà assolutamente inutile. Poi mi viene anche questo dubbio: come mai un ristoratore si mette a fare queste cose che sono abbastanza formali? Ipotesi 1, come ho già anticipato, forse aveva qualche plugin collegato. Ipotesi 2, che purtroppo mi sembra la più verosimile, ha già commissionato il lavoro a qualcuno che in malafede gli ha fatto questo output che, ripeto, non serve a niente. Io ho avuto la fortuna di fare un esame universitario che era impostato in maniera pratica, ossia come alcuni esami del Politecnico. In questo esame avevamo anche due professori, si trattava di un lavoro di gruppo e lì avevamo dati di vari ristoranti, presumibilmente della regione Lombardia, e lo scopo del progetto aveva a che fare con la costruzione di un modello che anticipasse il fatturato in una certa finestra temporale. Noi cosa abbiamo fatto per prima cosa? Eravamo in quattro. Innanzitutto abbiamo detto: ma che senso ha tenerci il fatturato anche ai centesimi? Togliamocelo. Ma non abbiamo nemmeno tenuto le unità e nemmeno le decine. Abbiamo fatto una cosa più furba, ossia avere correttezza ma meno precisione. Abbiamo convertito tutti questi valori in categorie. Ad esempio, al posto di avere 119 avevamo una categoria con intervallo inferiore uguale a 110 e quello superiore uguale a 120. Quindi alla fine non abbiamo più una regressione lineare, ma una regressione ordinale, perché come variabile obiettivo abbiamo appunto le categorie che risultano dagli intervalli, come ho specificato. Ma la parte più grossa del lavoro, visto che eravamo in 4, veniva dalla ricerca di variabili esterne che spiegassero il fatturato. Perché, come ho già detto, qui
ma anche in un altro video, pensare di costruire un modello con una variabile esplicativa ci si fa male da soli, ci si illude. Quindi noi cosa abbiamo fatto? Ci siamo messi di pazienza a cercare variabili esterne. Ad esempio, la variabile meteo non aveva solo la temperatura ma anche l'evento, ossia pioggia, serena e così via. Quindi 2 variabili solo per la categoria meteo. Ci siamo messi a cercare gli eventi sportivi, magari in alcuni di questi ristoranti avevano una maggior clientela perché organizzavano delle serate a tema per gli eventi sportivi. Poi 4. Ci siamo messi a cercare gli eventi culturali, magari durante gli eventi culturali questi siti avevano maggior clientela. 5. Ci siamo messi a cercare le ricerche su Google per quanto riguarda l'influenza, quindi una variabile epidemiologica. Ovviamente al crescere dell'influenza, questa era l'ipotesi, meno clientela e quindi meno fatturato. Quindi 5 variabili da quello che ricordo. E alla fine abbiamo costruito il modello ordinale e veniva fuori una cosa abbastanza soddisfacente. Io adesso non ricordo precisamente, ma aveva un'accuratezza fra l'80 e il 90%. In alcuni siti andava meglio, in altri andava peggio. Questo è un modo serio di fare il lavoro, non una variabile. Ovviamente 4 persone che lavorano significa che, adesso io non ricordo esattamente, avremmo fatto il progetto per 6-7 ore. 7 per 4 28, supponiamo 28 ore a 15 euro l'ora, capisci che non è una spesa proprio bassa, tenendomi basso con la retribuzione oraria. Che poi, se proprio vogliamo, non basta nemmeno il modello, perché alla fine il modello al ristoratore cosa può servire? Noi, tramite quello che abbiamo costruito, potevamo consegnargli un risultato in un intervallo di tempo che al momento non ricordo, in modo che il titolare del ristorante potesse organizzare le risorse umane, quindi cameriere, cuochi e così via, ma anche l'inventario e anche i tavoli. Quindi aveva una funzione logistica, ma così come ho fatto presente anche in un video che trattava i dati finanziari, quando si crea un modello bisogna sempre paragonarlo a quello che risulta un paragone, il gold standard. In questo caso il gold standard cos'è? L'intuizione del titolare in termini di organizzazione. Quindi mica detto che dopo 28 ore di lavoro da parte di 4 persone viene fuori un modello che ti fa risparmiare in termini logistici. E proprio per questo motivo io, così come ho fatto presente in un altro video che chiedeva una previsione, non trovo assolutamente senso costruire modelli di previsioni per dati del genere. Io invece trovo molto più utile costruire un modello che ti spiega il fatturato. Noi in un certo senso abbiamo fatto questo discorso, abbiamo trovato variabili esterne che spiegavano il fatturato di quei siti. Potevamo fare anche dei modelli con variabili interne e le variabili interne sono ad esempio la recensione del ristorante piuttosto che il tipo di lavoratori che ha a disposizione. Quindi noi abbiamo fatto anche un lavoro di spiegazione del fatturato in funzione di varie variabili. Tieni in considerazione che se tu studi il fatturato in funzione di variabili esterne hai anche meno rischi di incappare in colli di bottiglia. Ad esempio, in questo caso ad occhio si vede che c'è una tendenza decrescente. Supponiamo fosse crescente, nel senso qui abbiamo 122 e finisce con 160. Quindi hai, nel caso più semplice, una tendenza lineare crescente. Se tu fai una previsione, supponi per 4 mesi, e mi sto tenendo basso perché qualcuno ne vuole anche a 12 mesi, quindi l'intervallo di confidenza esplode, arrivi ad una previsione nell'ultimo intervallo che non ti può tenere in considerazione quelli che sono i limiti della tua gestione aziendale, i tavoli, le dimensioni della sala. Quindi per quello che secondo me non ha senso fare questo tipo di lavori e preferisco appunto capire quali fenomeni spiegano il fatturato. Ho concluso per quanto riguarda questo caso e se anche tu vuoi un modello che ti spiega il fatturato e non invece un modello che ti fa previsioni, perché come ho detto ha vari limiti, puoi contattarmi sui principali social come ad esempio Facebook oppure Instagram, al che ti chiederò dati non aggregati perché sennò mi paghi per niente e mi divertirò a fare gli studi del caso. Ti ringrazio per l'attenzione, ciao da Gabriele di Stati Calmo.